Buongiorno a tutti. Sono qui per raccontarvi una storia iniziata tanto tempo fa, quando lavoravo in un settore, in una realtà a colori, dove l'innovazione e la creatività non solo erano sempre presenti, ma erano necessarie per la sopravvivenza dell'azienda. In un mondo dove la gerarchia non contava più di tanto, soprattutto quando si trattava di portare idee nuove o risolvere problemi, tutti, ma veramente tutti, potevano metterci del proprio e contribuire. Un mondo in cui la diversità era considerata un grande valore, dove le parole chiave erano idea, autonomia, condivisione, ma soprattutto team, dove mi sentivo parte di un gruppo che ogni giorno lavorava, combatteva insieme per un obiettivo quasi sempre chiaro e condiviso. Poi un giorno tutto è cambiato. Sono passata a lavorare in aziende manufatturiere, nel mondo della produzione, nella fabbrica. E lì, purtroppo, i colori sono spariti. Ho trovato un mondo diverso, un mondo dove piuttosto che sentirsi parte di un team, ti sentivi spesso, troppo spesso, Don Chisciotte contro i mulini a vento, da solo a combattere per un obiettivo spesso non chiaro, quasi sempre non condiviso dal resto del team. Un mondo dove le parole chiave erano controllo, gerarchia, ripetitività, dove il team non esisteva o quasi, dove il contributo del singolo era sempre molto limitato. Un mondo molto vicino alla visione tayloristica dell'azienda. L'azienda è una macchina e i lavoratori, le famose risorse, sono degli ingranaggi e quindi come tali sempre sostituibili e rimpiazzabili a breve. Un mondo dove il manager, il capo, è lì semplicemente per pianificare, comandare e controllare. Un mondo dove si pensa ancora che comandare e controllare rigidamente sia il modo migliore per gestire un'azienda e anche per portare dei risultati. E qui la domanda sorge spontanea. Io me la sono chiesta sinceramente per molto tempo. E allora? Cosa c'è di sbagliato in questo? Ci sono un sacco di aziende, la maggior parte delle aziende sono strutturate in questa maniera, sono ancora qui, forse va bene così, forse è corretto così. Ci sono d'altronde tanti esempi in cui questa gestione funziona. Pensiamo per esempio all'esercito, guardiamo l'esercito, il regno per antonomasia della gerarchia, del controllo, del comando, della disciplina. Lì c'è una persona che comanda, una persona che ordina e tutti gli altri che eseguono. E funziona perfettamente. No? O no? O no? Non funziona. Non funziona nell'esercito e non funziona nell'azienda, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti in che crisi stanno trovando oggi le aziende. Casualmente mi sono trovata tra le mani questo libro. Un libro che parla di esercito e di battaglie e che ha smantellato, messo in crisi una dopo l'altra quasi tutte le mie convinzioni sul mondo militare, incluso il mito del comando e controllo. E l'ho fatto parlando di approcci utilizzati molto prima di Taylor, addirittura nel XIX secolo dall'esercito prussiano. E con mia grande sorpresa ho scoperto che sono stati adottati anche oggi, per esempio, dall'esercito americano. Questo libro è un continuo parallelismo tra l'esercito e l'azienda, tra l'incertezza della battaglia e la mutevolezza del mercato, l'incertezza del mondo del lavoro. Uno dei motivi che vengono individuati, uno dei punti chiave individuati come una possibile motivo di fallimento della battaglia piuttosto che di risultati aziendali, è il gap, il divario che si viene a creare tra piani, azioni e risultati. I capi fanno i piani,
Poi però le persone fanno delle azioni che non sono quelle che si aspettavano i capi, e non perché le persone non sono all'altezza, non hanno le competenze, ma perché quello che è scontato per uno non necessariamente è scontato per l'altro e viceversa. Quindi i risultati sono molto diversi da quelli che i capi si avrebbero voluto. Questo succedeva nell'esercito prussiano, ma guarda caso succede anche nelle nostre aziende, in azienda. Perché? Perché c'è questo divario? Perché normalmente il manager in azienda, piuttosto che il generale nell'esercito, tende subito a spiegare il cosa e soprattutto il come in dettaglio, partendo a fare dei piani e aspettandosi che questi poi magicamente vengano trasformati in azioni perfettamente eseguite. Ma in questa ricetta del cosa e il come, manca un ingrediente fondamentale, il perché della cosa. Nella realtà le persone, prima ancora dei dettagli del cosa e del come, avrebbero bisogno di una risposta ad una domanda semplice, ma veramente, veramente semplice. Questa. Ma dimmi cosa vuoi, ma cosa vuoi veramente, really, perché quello che succede troppo spesso è che si parte con lo specificare minimi dettagli, minimi particolari, con pianificare, definire piani dettagliatissimi, ma si dà per scontato un sacco di cose, dando anche spesso adito a malintesi, fraintendimenti e perdendo di vista l'obiettivo generale, il vero cosa, il really. Come facciamo quindi a rispondere a questa domanda molto semplice? Separando nettamente il cosa e perché dal come. Piuttosto che il cosa e il come, il capo si deve preoccupare, il manager si deve preoccupare del cosa e perché e lasciare il come alle truppe. Quindi il generale o il manager deve assicurarsi di spiegare il cosa, ma non nei minimi dettagli, dando l'obiettivo generale, l'intento del cosa, e assicurarsi che il perché sia veramente capito, il perché della richiesta. Dobbiamo conquistare quella collina perché? Perché lì passano i rifornimenti. Quindi da una parte cosa e perché, dall'altra parte lasciare piena autonomia sul come. Alle truppe, perché è giusto pianificare, è giusto pianificare a tavolino, studiare a priori il modo migliore per vincere la battaglia piuttosto che per ottenere un risultato in azienda. Ma nella realtà vera, è sul campo, in tempo reale, che le persone possono prendere le decisioni migliori, perché è solo lì che puoi decidere l'azione più corretta in funzione del contesto che cambia, la famosa incertezza della battaglia, ed è solo lì che hai tutte le informazioni che ti possono servire, non ce l'avevi prima a tavolino. Questa è la teoria, è una teoria che tra l'altro nella pratica ha funzionato molto bene nell'esercito prussiano, una teoria che mi ha convinto a cambiare. E, caspita, se è riuscito il cambiamento nell'esercito, potevamo riuscirci anche noi, in azienda. Cambiare. Quindi, paura, terrore, perché il cambiamento fa paura a tutti, perché il cambiamento è difficile, perché il cambiamento ti mette in crisi, ti allontana dalla tua zona di comfort. E poi io, da brava matematica, malata di mente, sono andata anche a prendere tutte le statistiche che mi hanno proprio assicurato, confortato, assicurandomi che la maggior parte delle iniziative di cambiamento o sono fallite o sono destinate a fallire. Quindi, pensare. Ho cominciato a pensare, studiare, analizzare, pianificare, convinta di dover essere da sola, o quasi, a risolvere il problema, chiusa nella mia torre d'avorio, nel mio ufficio, a pianificare il futuro, il cambiamento. Caduta in pieno nel trappolone della pianificazione di dettaglio, a priori, a tavolino, del come. Quel come che avrei dovuto lasciare in autonomia alle persone, al team.
Mi è ritornata in mente una frase che il generale von Moltke ripeteva spesso alle truppe: nessun piano sopravvive al contatto col nemico. Quindi forse piuttosto che fare il mega piano termonucleare, sarebbe stato meglio provare con un approccio graduale, a piccoli passi, dandosi degli obiettivi brevi, a breve scadenza, limitati nel tempo, semplici da capire il perché, semplici da verificare, quindi piccoli passi, verifica e in funzione del feedback adattare e decidere i passi successivi. Ma tutto questo non si poteva fare lasciando solo le persone al buon senso, ma tutto doveva essere sostenuto da una metodologia solida, una metodologia però che abbracciasse questi principi. La metodologia agile era la risposta perfetta, una metodologia nata negli anni 90 ma formalizzata nel manifesto nel 2001, che nata nel software ma oggi ormai utilizzata nella produzione e nelle aziende di servizio, che tra le tante cose si basa proprio sul un approccio empirico adattativo, quindi piccoli passi, iterazioni brevi, continuo miglioramento, loop di miglioramento, verifica, adattamento e decisione sul come, sul campo. Era proprio quello che ci voleva, quindi siamo partiti, prima di tutto cercando il consenso dell'azienda, senza parlare di metodi agili, di dettagli implementativi che fanno sempre paura, ma concentrandoci, focalizzandoci sul perché di questo cambiamento, sui risultati concreti per l'azienda. Senza parlare di rivoluzione, perché anche questa fa paura. La rivoluzione lascia sempre morti in piazza, non si può pensare di buttare via tutto. L'approccio a piccoli passi è un'evoluzione ed è molto più semplice da far accettare. Poi abbiamo lavorato sul team, perché comunque bisognava creare un clima di fiducia, non si può pensare di dare autonomia sul come senza fidarci l'uno dell'altro. Abbiamo cercato insieme di capire, di avere la consapevolezza del perché e del cosa, quindi capire assieme la strategia aziendale, gli obiettivi, il perché ci venivano fatte certe richieste e il nostro ruolo, come noi ci saremmo dovuti interfacciare col resto dell'azienda. Le procedure sono state riviste e revisionate dove necessario dalle stesse persone che le avrebbero dovute usare, dalle truppe, e abbiamo cominciato a metterle in pratica. Nell'ottica dei piccoli passi abbiamo istituito dei momenti di verifica formali, anche queste sempre tecniche della metodologia agile, quindi tecniche specifiche, proprio nell'ottica dell'adattamento continuo. Condivisione, massima trasparenza. Abbiamo messo in giro per l'ufficio, in posti visibili di passaggio, tabelle Kanban con i post-it per rendere visibili a tutti le attività, le pianificazioni, lo stato dei progetti, i ritardi, i problemi, senza nascondere niente. Abbiamo fatto un cambiamento a 360 gradi. E, in conclusione, siamo alla fine di una bella fiaba? Io ho ritrovato il mio arcobaleno di colori? No, o meglio, non ancora. I primi risultati però concreti per l'azienda li abbiamo visti, li abbiamo già condivisi, le prime battaglie le abbiamo vinte e in tutto questo le persone sono sicuramente più consapevoli del proprio ruolo, si sentono importanti nel raggiungimento di un traguardo in azienda e sono sicuramente più motivate. Le persone più motivate lavorano meglio e i risultati si vedono. Diciamo che ci sentiamo un po' meno spesso Don Chisciotte perso nella nebbia. Sappiamo che la strada è ancora lunga, fatta di piccoli passi, di adattamenti continui, in un ambiente ostile, difficile. Il percorso non è e non potrà essere rettilineo, per tutto quello che ho cercato di raccontarvi, ma io un po' di colore l'ho ritrovato, lo abbiamo ritrovato e la cosa bella in tutto questo è che ho avuto la conferma che le persone, in qualunque ambiente, in qualunque settore lavorativo, ci possono sempre sorprendere, in meglio, con idee nuove, con soluzioni diverse, ma sempre, la maggior parte delle volte, proprio quello che cercavamo. Grazie.